La bellezza di un viaggio risiede nella sorpresa, nello scoprire viste e paesaggi che per quanto avessi sognato o immaginato superano grandemente le tue aspettative, ti stravolgono e ti meravigliano come fossi un bambino. In quei momenti non esiste null'altro, ciò che hai lasciato indietro non pesa più e hai soltanto voglia di andare avanti, a scoprire cos'altro ha da riservarti l'avventura. Trascorriamo una bellissima serata a Goreme, la città dei cammini delle fate. Ci accorgiamo da subito di come la vita qui sia decisamente meno cara. Una cena come si deve costa poco più di 5 euro a testa, allo stesso modo l'albergo. Il momento più bello della serata è comunque quello in cui Giustino prende un gelato turco. Thank you. Giustino! No, ma fa. Appoggia, L'indomani la sveglia suona alle 4:30 per la felicità dei ragazzi, in quanto la salita delle mongolfiere inizia già alle 5 del mattino. Ci avviamo verso un punto panoramico che Federico conosceva già e una volta arrivati alla biglietteria il titolare mi chiede un passaggio fino a su. Certo, uno sconto me lo poteva fare. Ah, ok. Ciao. Arrivati su, la vista è veramente stupenda e vale pienamente la levataccia. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs? Come avete visto, una meravigliosa mattinata, valsa la pena svegliarsi prestissimo. Adesso i ragazzi vogliono tornare dentro a dormire un po', io vorrei girare sinceramente. Quanto succede poco dopo però va decisamente contro i miei piani, lasciandomi decisamente spiazzato. E allora volevo fare questo video per farvi vedere com'è la situazione attuale, è quasi mezzogiorno, per la felicità dei ragazzi siamo ancora in questa situazione. Mattina bellissima, abbiamo visto le mongolfiere, la giornata bellissima, il tempo ha tenuto, poche nuvole, cose. E ho perso i dati di tutte le micro SD, quindi non so se questo video sarà mai pubblicato. Io comunque lo faccio, va bene così. Non so se pubblicherò i video di questo viaggio, se riuscirò a pubblicare qualcosa. Adesso le micro SD via. Questa mattina ho fatto il giro impossibile di tutti i negozi dei quartieri qua vicino, ne ho girati 5 per vedere se avevano qualcosa. I had problem with micro SD. No English, ok. Vai, continua così, via. Perché? Sembri l'uomo senza testa. Davvero non si vede? E allora, come sempre ho registrato un poco a Fungia e quindi niente, questa mattina ho fatto il giro ai negozi, ho comprato una micro SD da 128 giga. Quanto ti è costata? 25 euro, però nessuno è riuscito a aiutarmi, diciamo, a recuperare i file, a sistemare quelle SD. Oggi dobbiamo andare verso Divrigi, ci beccheremo con Gaetano e il suo amico che abbiamo incontrato già ieri, passeremo la serata in hotel. Gli facciamo fare il parcheggio. E domani poi affronteremo quindi il Kemalietas. Oggi sarà giusto una tappa di trasferimento, però la città di Divrigi è molto interessante da visitare, magari vi faccio vedere poi qualcosa. A dopo. Devo ammetterlo, nonostante mi mostrassi sereno grazie alla forza che mi davano i miei amici, dentro di me ero veramente provato. La
La consapevolezza di aver perso dei ricordi meravigliosi e la possibilità di condividerli mi rendeva estremamente triste e demotivato. Mi faceva interrogare sul senso di questa avventura, nonostante cercassi di convincermi che in fondo l'importante era soltanto l'aver vissuto quelle splendide esperienze. Sapere che non avrei potuto creare qualcosa mi aveva distrutto. Ognuno di noi in fondo ha il suo modo per tirar fuori ciò che ha dentro e mi rendo conto che per me poter condividere ciò che ho vissuto tramite i video è diventato una parte veramente importante della mia vita. Ma non ci si può perdere d'animo in un viaggio, è un lusso che non ci si può permettere, soprattutto quando hai 3 amici da spronare a fare strada. E dunque imbocchiamo subito la lunga via per il Kurdistan, questo stato dai confini indefiniti, che inizierà ad accoglierci con delle strade da pelle d'oca. Su questo sentiero di montagna abbiamo abbandonato un attimo l'autostrada. Much too blind to see the damage he's done. Sometimes a man must wait to find that really has no one. Guardate là, il ciclone svizzero. Mamma! Minchia compà, eravamo arrivati. Eravamo arrivati e poi che cosa è successo? E poi avete fatto inversaneau. Nonostante la stanchezza accumulata dalla festa del giorno prima, iniziamo a far strada di buon mattino per il grande lago salato, avventurandoci per le strade sterrate che ci portano a questa enorme distesa di sale. Non ci sono molte alternative per attraversarlo, dunque una volta superate le campagne adiacenti ci avviamo per la Solito con i pista. locali e adesso ci stiamo beccando l'acqua. Spero che non finisca come ieri, ma non la vedo bene, non la vedo bene. La pioggia purtroppo non tiene più, forse perché l'ho lavato in lavatrice e quindi praticamente divento tutto bagnato in tempo zero. Mamma mia picciotti, che tempo di lupi! La danza della pioggia. La strada verso Di Brigi è un crescendo infinito di bellezza e ciò che ho incontrato a partire da questo momento è uno dei ricordi più belli che ho di questo viaggio, nonché forse uno degli sbalzi emotivi più forti che abbia mai provato. Andando avanti infatti e con la fine della pioggia il paesaggio assume dei colori assurdi, così vividi che le immagini non riescono a renderne chiara la bellezza. Più andiamo avanti e più lo stato delle strade peggiora, inoltrandoci infine in una carrareccia che passa attraverso radi villaggi, disseminati qua e là dopo svariati chilometri di nulla. È un nulla che ti assorbe, ti trasporta completamente con sé tra i rilievi di poche colline e il contorno delle alture del Tauro in lontananza, una pista senza fine. Mi accorgo in quel momento che sto vivendo ciò che avevo sognato e la realtà è ancora più bella del sogno. In un attimo la tristezza di questa mattina è dimenticata e riesco a cogliere quello che forse per me è il vero senso del viaggio, vivere il momento senza pensare a nient'altro. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like the child girl. Mamma mia! You know I've seen a lot of what the world can do. Mamma mia! Ragazzi, questo è uno dei momenti più belli di tutto questo viaggio. Mamma mia! Sto piangendo, picciotti, sto piangendo. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.
andare, tutto non si alza neanche ponte. Ma cosa sono questi rumori, Fe? Senti come un tronino. Mamma mia, veramente. Io sto sognando, ragazzi. Mi sembra di sognare. Troppo bello. Quindi adesso raggiungeremo Gaetano, il nostro amico, che è stato provvidenziale in quanto lui è arrivato prima a Divrigi, ha prenotato per noi un hotel, ne ha trovato uno buono, mi ha detto che è abbastanza carino, e per fortuna che c'era lui. È allucinante, questo succede anche in viaggio, che le giornate partono male, storte. Col fatto che ho perso tutti i dati, io veramente ero quasi tentato di non continuare più, me ne volevo tornare, l'umore mi era calato tantissimo, e poi abbiamo beccato questi luoghi meravigliosi in cui la mente si perde veramente, ragazzi. Ti trovi al cospetto di una natura così forte, così potente. In questi posti mi sento un tutt'uno col mondo. Non so se col video renderà, ma ci sono dei colori esagerati. Inoltre siamo in quota, infatti si vede la neve, c'è proprio la neve. Sì, a 2000 metri! Nella terra di nessuno. Mamma mia, che meraviglia. Destinazione finale della giornata di oggi. Dopo aver affrontato questo meraviglioso passo a quasi 2000 metri di altezza, arriviamo in questa città millenaria. Buonasera picciotti, quindi vlog riepilogativo della giornata, strade meravigliose per arrivare fino qua a Divrigi. La strada, appunto, l'unica che portava al paese era una distesa praticamente di colline, montagne. Ah, finisci di fare il burdello, che sta parlando? Non si apre! Come non si ha? Devi girare la chiave. A sinistra, no? Non si può lavorare. E di montagne, una distesa di Distesa di Zorba. Adesso viene. Maria! Allora, quindi diciamo che ci siamo persi per queste distese spettacolari. Poi siamo iniziati a salire fino ad arrivare ai 2000 metri di questo passo di montagna che non mi aspettavo nemmeno che ci fosse. Là abbiamo fatto pure un paio di foto, c'erano questi prati verdi di un colore, di un acceso spettacolare, fantastico. E qua ci hanno aspettato Gaetano e il suo amico, che praticamente ci hanno prenotato la camera, infatti grazie a loro siamo arrivati, abbiamo trovato subito l'hotel. E poi siamo andati a mangiare in questo localino molto caratteristico, una botteghella così, dove abbiamo mangiato tantissimo. E questo pane col formaggio, pane con la carne, e ci hanno portato cipollata, pane a tinghite, un mare di roba per la spesa tipo di 25 euro in totale in 4. È una cosa allucinante.
Adesso ci mettiamo a letto, non facciamo tardi, i picciotti non so cosa vogliono fare domattina, io appunto di alzarmi per le 8 per riuscire a vedere la moschea di Divrigi, che è importantissima dal punto di vista storico, antichissima, e poi fare magari una panoramica col drone alle mura della città antica, e poi perderci verso il Chemalieta Astiolo, quindi il tunnel, la strada scavata nella roccia. Vediamo un poco come si evolverà la situazione, se riusciamo a campeggiare domani all'aperto, se il tempo è migliore. Buonanotte.